Ok, abbiamo iniziato per Andrea questa sessione oggi. Ciao. Poi se puoi abbassare un pochettino Oh l'inquadratura, sì, perché è un pochettino sono bassa, dimenticata. alta. Così. Ok. Andrea è una nostra vecchia conoscenza, ha fatto una sessione, ti conto da 5 a 1 e ti connetti ad Andrea. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. È lui. E... Ecco, e lo vedo che è impaurito e cerca di scappare, lo tirano indietro. Viene tirato indietro da zombie, sembrano degli zombie. Mhm. Dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Ok, vibrazione. 350 milioni. Consapevolezza. 117. PSPE. 40, 60. Vite precedenti. 812. Cervello. Percentuale utilizzata. 8,7. Ok, causa esoterica del camminare su e giù. Eh, è proprio è questa cosa, lui ha bisogno di, è come se cambiando spesso posizione si senta più tranquillo, quindi eh, non riuscendo ad andare fuori, appunto, come ci Non riuscendo ad raccontava, non andare, riesce scusami? ad uscire di casa, come ci diceva, no? Mhm. Che non ce la fa, però deve sempre cambiare posto, posizione, per stare tranquillo, quindi spesso si mette e cammina su e giù, avanti e indietro. Ok, vediamo l'interferenza subito, così. Allora, c'è una mantide che è controllata da Moloch che è fuori, eh. Io lo vedo che non riesce più a entrare, quindi è come se usasse a volte, a volte prima interferiva lui di persona, tra virgolette, direttamente, ok? E a volte invece tramite altre interferenze. Adesso solo tramite altre interferenze perché è fuori, non può più entrare in Mhm. questo universo. Perché non può più entrare Moloch? Perché noi l'abbiamo bloccato, sta prendendo l'energia e quindi Ma non questo per ce la tutti fa o solo più. per noi? Ehm, guarda, non riesce tanto, eh. Vedo proprio che ha l'energia molto... No, secondo me quello che vedo io adesso è per tutti, nel senso riesce a interferire, magari anche pesantemente, ma non direttamente, non più direttamente. Quindi anche per Andrea vale lo stesso. Sì, sì, sì. Se non fosse stato fatto questo lavoro, Moloch sarebbe più presente nella vita di Andrea? Sì. In che termini? Non tramite cose esterne, cioè sarebbe direttamente nella sua testa, invece hanno dovuto trovare, come spesso succede, degli escamotage esterni, no? Che usassero anche l'udito, le altre persone, l'udito, la parte fisica, la vista. Ok. Causa della... No, alla fine della sessione
Andrea era pulito? Vabbè, a parte le entità mentali, sì. Ok. Ci sono entità mentali, quindi. Mm. Vediamole. Allora, ce n'è una di entità di livello 6 e una di livello 4. Ok. Basta? Solo due? Sì. Partiamo dalla 4. Vediamo anche il nome. Proposta. Mhm. E qual è il suo lavoro? A cosa è preposta proposta? Mm. Allora, proposta a mantenergli le vibrazioni negative, le emozioni negative alte, quindi lavora sulla- sul corpo emozionale. Mhm. Mhm. Ehm, L'altra, la 6? Come si chiama? la 6 si chiama Tintac. E cosa fa Tintac? Eh, allora, è quella che lo tiene. Aspetta, è quella che gli ha fatto allora. Ah sì, ok, no, non riuscivo a trovare. È tutta quella che gli ha fatto tutta la parte fisica, no? Quindi ha presentato gli uomini che potrebbero sembrare uomini del tempo, visivamente, e poi gli ha fatto fare tramite l'abduction, Mhm. aiutata dalla mantide, ok? Hanno fatto questa abduction e gli hanno messo questo, questo impianto mentale, gli ha messo questo impianto mentale qua, Mhm. grosso, e tramite questo poi dopo gli mandano l'entità di livello 6 è quella preposta per mandargli tutti gli impulsi fisici dolorosi che fanno sì che lui non riesca a stare fermo. Quindi le entità mentali non sono state viste e quindi non sono state tolte Mhm. nell'altra sessione e sono tornate Moloch come entità eteriche, Sì, Mantide e poi basta, basta. basta. E Mm. DL? Di EDL ce ne sono tre. Ok. Sì. Che lavorano, no? Sì, Come... sì, allora una per l'entità di livello 4 che è interna, vedo, e gli altri due, uno dentro e uno fuori per l'entità di livello 6. Ok, impianti. C'è quello lì mentale e poi gliene hanno messo uno a livello del plesso solare, eterico. Che serve? A che serve? Serve durante le abduction per ciucciare i dati e l'energia. Va bene, io non capisco perché Andrea, che vede tutti i miei video e quant'altro, per colpa della pandeminchia, e dello stare in casa, ha visto tutti i video dei testimoni di Geova e ha iniziato a studiare con loro. Perché l'ha fatto? Causa esoterica. La Sono trovo una riusciti. Allora, cosa l'entità mentale. stranissima. Allora, Ecco, 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 ecco. ah, Ma tu li vedi? Se io sì, non te lo dico. allora, li vedo perché arrivano sempre dalla stessa parte, no? Tipo in fondo a destra, così. Però io sto guardando la scena, no? Quindi se non. Stai attenta di qua. Mhm. Ecco, però appena mi giro sono già andati, vedi? Il tempo No, che no, ci accorgiamo. tornano e vanno nel cesso subito, come sempre. Chi prova entra, non torna indietro, solo perché lo becchiamo. Siamo all'asilo e ti prendi la responsabilità di venire e te la prendi fino in fondo. I patti sono questi, bla bla bla, già detto miliardi di volte che mi annoio a ridire sempre le stesse cose. Dati? Quanti Ok, sono? sì, sì. Erano Sono 8. a un botto? Andrea, sono militari che ci controllano. Quanti? 8? Sì.
8. Ah, ho capito, un botto. Vabbè, sono anche Ot tanti. sì, comunque 8 sono un botto. Ok, tutti uomini? Sì. Tutti con famiglia? Genitori, vedo, cugini. Ok. Si ricordano di loro i genitori di questi qua? Adesso? Sanno più di aver avuto un figlio, un marito, un fratello. No, allora, quello che vedo è che non lo riconoscono. È Che come cosa se non lo fosse dispersa la persona. Ok. Che vuol dire? Mh. Cioè, è come se non lo ri come se fossero senza volto. Va bene, cavoli loro. Mh-mh. Già avvertiti, già sapete le stesse cose. Mh. Causa esoterica del fatto che si è messo a studiare coi testimoni. Allora, con il durante la pandeminchia, con il lockdown, okay, dovendo stare fermo, parecchio, le sue vibrazioni, le sue emozioni negative sono un po' aumentate e le sue vibrazioni quindi si sono abbassate. Sono riusciti a, prendere le interferenze mentali, okay, quindi sono aumentate di livello e Mhm, non sono state tolte, quindi sono aumentate di livello e sono riusciti a far rientrare, appunto questa interferenza con la scusa, tra virgolette, di una cosa esterna. Okay, mhm, allora vedo proprio che hanno provato a reinterferire Andrea semplicemente entrando, no, ma mhm, non ci riuscivano, perché quando fai un certo tipo di lavoro, arriva una certa consapevolezza, è come se poi impari, no, a sentire le interferenze, quindi viene abbastanza facile tenerle fuori. mhm. Cioè magari entrano, poi le togli subito. E quindi hanno trovato queste escamotage dall'esterno, da cose, La ehm, mamma. la mamma, gli uomini del tempo, l'elicottero, no, queste cose qua visive. Quindi lì hanno iniziato le interferenze, lui ha abbassato ancora di più le vibrazioni, quindi la paura, un po', no, di essere seguito, braccato, ha abbassato le vibrazioni e lì sono riusciti è riuscita a entrare l'interferenza della mantide, poi sono riusciti a fargli l'abduction, gli hanno messo l'impianto, mentale eterico e hanno iniziato a tenergli le vibrazioni bassissime, lavorando a livello fisico anche. Allora, ci sono state delle interferenze visive, e lo spieghiamo perché non... Sì, lui si è visto osservato da persone per strada, persone con in mano vecchi primi telefonini, diciamo, quindi fosse un elemento visibile, per farsi notare da fuori, esatto. con l'ultimo smartphone di grido, ma con il vecchio Nokia Sì. 3210, toh. Ha visto un UFO e si è Mh. sentito perseguitato da elicotteri che giravano. Erano tutti lì per lui o è mania di persecuzione, è un'autosuggestione? Allora, in realtà non erano lì per lui, ma, cosa l'entità mentale cosa ha fatto? Ha fatto sì che lui li notasse. Cioè gli uomini son stati messi lì per lui, okay, perché doveva essere il primo gancio, no, Mhm, ehm, gli elicotteri e gli UFO, in realtà no, nel senso, erano lì e le entità mentali gliele hanno fatti notare. mhm. In particolar modo, no, okay, mandando l'impulso, il pensiero che fossero stati lì per seguirlo. Quindi sì e no. Sì e no, esatto. In qualche modo gli uomini forse sì, Sì, gli uomini sì, ma elicottero e UFO, beh, gli UFO sì, quando gli uno ha UFI le sì. abduction. Vabbè ci sta, però magari non li cioè non sempre li vedi, no, quindi però Ok. gliel'hanno fatto vedere proprio. Si sente colpito da un raggio Mh. alla E lì testa, alle braccia, in ogni condizione. Io sento sì. ancora l'eco, a pezzettini. Adesso no? Adesso Adesso non no. li vedo, no, bisogna beccarli. Vabbè, ogni tanto guardo io così.
Raggi non è un raggio, ma in realtà sono proprio gli impulsi elettrici che le entità mentali mandano per prendere le informazioni, per prendere l'energia, per abbassare le vibrazioni, prendere le informazioni, prendere l'energia. E poi anche quando viene presa l'energia dalla mantide, lui a livello fisico lo sente adesso. Perché quando si arriva a un certo grado di consapevolezza, no? Quando fai un certo tipo di lavoro su di te che arrivi a una certa consapevolezza, poi la PS è sempre impara a comunicarti che c'è qualcosa che non va, ok? Quindi le senti le cose quando te le fanno, quando c'è qualcosa di diverso e di nuovo. Mhm. E questo è quello che sente lui. Ok, aumento di peso, causa esoterica. Al di là del fatto che è sempre stato in casa per la pandeminchia. Mm. Questa sensazione, questo sentirsi sperso, questo sentirsi solo, questo sentirsi è come se fosse in mezzo al mare, no? E non riesce ad andare da nessuna parte. Diciamo una reazione fisica a queste emozioni qua di solitudine, di abbandono, di isolamento. Ok. Ok. Rumori di notte, colpi sul vetro della finestra, rumori per casa. Ci sono disincarnati? No, no, è quando arrivano a fargli l'abduction. Allora, per far sì che lui continui a frequentare i testimoni di Geova, loro devono, è come se appena si accorgessero che lui molla un po' il colpo, ok? Mhm, mhm. Devono fare qualcosa che attiri di nuovo la sua attenzione per far sì che lui si rimetta in E allo stesso quella. tempo, quando lui partecipa ai gruppi di studio, legge la Bibbia, i fastidi si affievoliscono per fargli capire che quella è la strada giusta. Esatto, Ma magari è quindi la è un strada circolo giusta, ma vizioso. magari noi ci sbagliamo, magari Geova è tutto, quindi chiamiamolo Geova, così glielo chiediamo se è tutto. Mhm. Se Geova è l'anagramma di tutto oppure no, o è anagramma di chiamiamolo Geova. C'è già però, Andrea, una grande sessione su Geova, Mm-mm. lunghissima, c'è un'altra su Yahweh, c'è tutto, sul canale c'è tutto. Da bene che ripetita Juvent, però, so, C'è se proprio, c'è siete anche una, d'accordo, datela. eh, avevamo visto che c'è proprio, sai, Geova cosa fa? È tipo una Io mi ricordo una nostra amica, tra interferenza. l'altro le perle, no? Che ha Sì? definito la sua famiglia, che se non erro era dei testimoni, famiglia disfunzionale. Mm, Perfetto, non c'è da dire nient'altro. Qui non stiamo parlando di infatti. credo, qui stiamo parlando di famiglia disfunzionale, Mm, che ci sta, uno può anche averla una famiglia disfunzionale, dopodiché ciao, due bacini sulle guance e uno se mm, ne va. mm, mm, La famiglia disfunzionale si fa il suo percorso e tu te ne fai un altro. Infatti lei ha fatto così mm. ed è riuscita con grande fatica, arrivando come probabilmente capitolo finale la sua sessione, a svangarla, a uscirne dalla famiglia disfunzionale completamente. Adesso non gliene frega niente di Mm, Geova, Yahweh, famiglia disfunzionale, ognuno fa il suo percorso, quello è loro. mm, mm, mm. Dicevi, scusami. Sì, appunto che Geova è proprio un'entità eterica, no? Che sta sotto, Mhm. sopra, scusa, e poi interferisce su tutte le persone come se fossero come se ci fossero Ok. dei fili di collegamento. È un'entità mentale Geova che fa da contraltare nel corpo mentale barra mente collettiva? Allora, l'entità mentale collettiva è generale, cioè più i pensieri Regia. religiosi, esatto, più la fede, no? Sì, esatto.
e poi collabora con le varie entità Una parola eteriche. che non ho mai sopportato, la fede, non ho mai sopportata, la Mm, fede. È cieca, non ti devi domandare, è la fede. La fede è il cane che è fedele al padrone. mm, Io non sono un cane, io mm, non sono fedele a. Senza ba, senza de. La fede è il mm, soldato che fa a burattino quello che gli dicono di fare. mm, Stop. Ma non si fa, ma no, non importa, tu sei soldato, obbedisci, fine. Stop. mm. Schiavo? Schiavo. Il cane è uno schiavo, un bravo animale, però è progettato per essere fedele al capobranco, l'uomo, la donna che sia, o il lupo capobranco, progettato per quello. Diciamo che è un suo schiavo, perché se uno non può fare quello che vuole, è schiavo, Mm. è schiavo. Quindi schiavo potrebbe essere il titolo della sessione. Siamo Mhm. schiavi? Eco. Infatti, Mettiamo 3. al centro Andrea, via. Mettiamo al centro Andrea e facciamo un po' di domande ad Andrea e tutto intorno, tutti quelli che simpatizzano o credono a Geova, a Cristo, a Buddha, a Maometto, tutta sta cazzo di religione di nuovo, ancora, again, 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 religione, religione, religione. Se siete religiosi, non guardate questi video. Fine. Non venite a fare la sessione. Io non la sopporto più sta storia. Non la posso vedere io la religione, neanche dipinta. Tutti. Poi la religione è vibrazione, dovrebbe esserlo. Quella è la moneta, vibrazione. Bene, un bel recinto di ad eternum lì, nella mente collettiva, intorno alla egregora o entità mentale collettiva, religione. Un bel recinto, ma di quelli grossi. Così, se hanno ragione quelli della religione, la alimentiamo, la incoraggiamo, diamo loro la nostra energia. Se invece è tutto un inganno, questi iniziano a stare un po' male. Noi siamo a alta frequenza, noi dovremmo essere. Pronto? Sì, sì. Io ho sentito un'altra voce. No, io no. Prova a guardare. 22-22. Tipo commento. Mm. Forse femminile. Aspetta, che sto isolando la nostra. Ok, chi è che ha detto ok? Mm? Io. Ah, Ok, l'ho ok. detto io. Ok. Che Ok. cos'è? Perché tutta questa attenzione oggi? Non capisco. Testimoni ci sono 4 gatti. Cosa vogliono sti militari? Non si presentano in sessioni più generali, si presentano in questa così particolare. È uno strumento molto, molto, molto efficace in questo momento storico, la religione. Ok, quindi è un altro di quelli che non possiamo, che non vogliono che noi rielaboriamo e eliminiamo, diciamo. Ok. Comunque il 70% della popolazione mondiale è incastrata nella religione in questa maniera. Cioè, Quindi è collegata all'entità mentale collettiva. sì, Ok. Ma adesso l'entità mentale collettiva è il recinto. sì, sì, no, dico in generale, no? Ok. Ok. Adesso l'entità mentale collettiva è il recinto, sì. Vediamo l'entità mentale collettiva col recinto. Che succede lì dentro? Il recinto si restringe Sì, sì, con una nuova fila di ad eternum. Sono sempre più vicini, sempre più vicini. Sono recinti sempre più stretti mhm, e adiacenti uno all'altro. Immagina proprio queste sfere che si toccano. mhm, Quindi un anello, come un braccialetto per un polso largo, un braccialetto per un polso un po' meno largo e così via. Tanti braccialetti con palline. mhm. E quando siamo arrivati alla fine, in mezzo mettiamo una gemma, cioè un grosso ad eternum. Se la religione ha ragione, noi ci sbagliamo, non facciamo nulla di male, stiamo dando grande energia. Non proprio la nostra, perché io la creo all'infinito, quindi sto facendo dei regali. Mm.
non sto facendo delle eccezioni, e tu anche, mi immagino, visto che mi dai una mano. Mhm. Se non hanno ragione, devono finire, perché ormai qua siamo come se faceva una somma, poi tiri la linea e fai il risultato. Ecco, stiamo scrivendo il risultato finale. La Golden Age sta premendo, Mm, deve arrivare. mm, 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 Noi mm. siamo qua ad aspettare la Golden Age, non a Sì. pettinare le bambole dei Cristi, delle Madonne, dei Buddha. Questi capelli, i Cristi, le Madonne, i Buddha e Yahweh, non li hanno più. Non stiamo pettinando niente. Non c'è più neanche il capello. Cristo è calvo. Vedi, io sono Cristo. Cristo è calvo, la Madonna è calva, Buddha è calvo, questo sì. Mm. Tutti calvi. Non pettiniamo più nessuna bambola e comunque pettinare le bambole, no, basta, fine, fine. Cioè, Dov'è Yahweh? Yahweh, dov'è? è lì. Eh, Però lo vedo molto piccolo, cioè, beh, ad a noi si eternum presenta suis vol piccolissimo. sulla testa. Se è un dio, deve ridermi in faccia. No, non può. Vai, gliele tiro come le bocce del bowling, gliene tiro una dietro l'altra, op, op, è una bellissima mira, lo prendo sempre. Perché non se le mangia? Perché non diventa grande e potente con questa energia gratuita? Perché? A quanto vibra Yahweh? Ha una PS? Questo Dio ha una No. PS? Spero proprio di sì. No. Io non mi volevo incazzare, vedi, mi incazzo poi alla fine. Mm. Molti si divertono quando io mi incazzo, ma io mi incazzo però, Mm, mm, davvero. mm, mm, mm. Non ha una PS. A quanto vibra? 10.000. 10.000. Mhm. Andrea che è a terra è a 350 milioni. Mm. Tu a quanto vibri, Elena? Adesso sto vibrando 100.000 miliardi. Ok, dobbiamo dire qualcos'altro. Ha una PS? No. La sua energia la prende dalla sofferenza del credere a una religione delle persone? Sì, sì, proprio dalla, diciamo, l'energia che prende sempre, costante, no? È proprio il pensiero. Già solo la lettura della Bibbia legata a Yahweh fa sì che arrivi energia a lui e che venga tolta alla persona, perché è proprio quello lo scopo, no? Figurati, Sì. la gatta straccia. Cioè, quello che non capisco, che le persone non capiscono è che è dare, delegare una parte di sé a qualcuno fuori che può decidere di fare come vuole, cioè Mm. non ha senso. Uno dei più grandi misteri della mia vita è perché la gente dà retta a un libro che non si sa chi ha scritto, da dove viene e cosa contiene. Ed è la Bibbia. Quindi quando una cosa è importante, è la Bibbia non so, è la Bibbia degli hacker, quel libro è la Bibbia degli arredatori, la Bibbia è diventata ormai il testo Mm, indiscutibile. Fede, fede schiavo. assolutamente. Perché la Bibbia, che non si sa da dove venga, o tutti i testi sacri, no, si dice niente, non ci si fa, lo dice la Bibbia, ma la Bibbia chi l'ha scritta? Chi ha scritta la Bibbia? Non so, siamo alla pazzia ormai. Chi l'ha scritta la Bibbia? Ma niente. Bordello di gente. Ma sì, Quante nel volte è senso, stata esatto. rimaneggiata la Ah, Bibbia? no, ma No, voglio il cioè numero. è un libro come un numero più di 1000 passavolte, 1563. Figurati. Cioè, ma no, Quando uno inizia con... ti ma ricordi il no, gioco da piccoli, quando ci si dice in mm, cerchio una cosa telefono senza all'orecchio? fili. E il telefono senza fili e uno poi alla fine deve dire quello che è, si fa una risata. Sì, Perché si perché non parte c'entra da proprio il niente. daino mangia le ghiande e si finisce con Mastella è un bell'uomo. Si può dire tutto di me, tranne che non ho fantasia, perché la fantasia ce l'ho a come gli ad eternum, proprio plop, 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 Mm, perché Mastella non è mm, un bell'uomo. mm. No, ne ha uno. Mastella è onesto. Adesso tutti mi scriveranno: Ciao, sono quello del fan club di Mastella, devi togliere Mm, sì, l'affermazione. certo. Ah.
No, perché Siamo a Mastella mi torto. rappresenta e io posso dire quello che voglio, siamo in un paese libero e Esatto. siamo comunque, anche se non siamo in un paese libero, perché ormai non lo siamo più, siamo liberi. Io sono libero, io non sono schiavo. Mhm. Vuoi ripeterlo Io- anche tu, Elena? Esatto. Io Io sono sono, libero. io sono libera e io non sono schiavo. Io sono libera della mia vita e di decidere per la mia vita. Ditelo, cercate il mantra, bene, l'abbiamo fatto. Io sono libero, io non sono schiavo. Io Mhm. sono libero. L'avete voluto? Il mantra? Bene, ce l'avete, ma potete anche personalizzarlo. Non Mhm. è che Lucio Gesù adesso dai il mantra. Assolutamente. Se no poi ricominciano con il Oh, meccanismo oh. della fede, la stessa Dov'è roba. la tua chiesa, Lucio? Noi non ciucciamo l'energia, però la danno alle varie entità che hanno, Esatto. comunque. C'è una vita di Andrea, tra quelle poche, perché 812 non sono un Mm, granché, che ci mm. può insegnare qualcosa. È stato schiavo? No, però era diventato, era tipo, vedo questa setta, una setta, proprio setta, sai, tipo, può essere una roba simile a Scientology, una cosa così. Ehm, dove lui era, diciamo, il braccio destro del, come si chiamano quelli delle sette? Non guru, però questa Mm. roba. Mhm. E quindi è come se fosse, e quello che vedo è come se era, è presente in Aladdin che c'è il, mm, come si chiama? Jafar, no? Jafar che era il gran visir, Mm? giusto, del sultano, ecco. Mm. Mm. Ecco, lui era come se fosse stato il gran visir del guru, no? Quindi tutto quello Una bella che, vita? Ha che l'altro aumentato la voleva sua fare. consapevolezza in quella vita? No, anzi, no, assolutamente. Era privo di interferenze? No, no. Ok. C'è stata una vita in cui ha vissuto con sua madre, l'attuale madre? Allora, era quella vita lì. Aspetta, mm. Allora, ce ne sono un po', ma quella lì, mm, Mhm. quella lì, sua mamma era il guru. Lui era il gran visir di sua mamma, tra virgolette. Ok. La mamma ha una PS? Lo Sì, vediamo e basta. La sì, sì. invitiamo nel cinema. Vediamo Mhm. solo quanto vibra. A quanto vibra. 300 milioni. Eh, poco meno del figlio. Sì, È collegata agli testimoni, no? A Yahweh. sì, sì, sì. È collegata all'entità mentale collettiva Sì. e con la novità dei braccialetti che succede? Si sta ponendo qualche domanda? Sì, allora vedo che in alcuni dà un po' di... È come se mentre leggono la Bibbia non s- hanno un po' di fastidio, no? Tipo, ma boh, vabbè, chiudo, lo leggo dopo, cose così. E altri invece si fanno delle domande, sì. Cioè, quello che vedo è che cioè, eleggono una cosa dove c'è la domanda e c'è la risposta, no? Univoca. Quindi o è così o è così. Eh, Non capisco come fanno le persone a non vedere oltre, nel senso non può essere così, cioè, Ma in realtà il principio della fede è questo. Io non mi sì, metto in gioco. Io non mi metto in gioco. esatto, Dimmi cosa devo esatto. fare. Dimmi Sì, cosa devo esatto. fare.
esattamente. Io non mi metto in gioco, è pesante mettersi in gioco, quindi sono vite piene di errori, Mm, mm, perché mm. quello che io faccio, donna, comare, moglie, è quello che dice il curato. Se il curato dice che io devo fare figli, io non dico, bah, io faccio figli, ma magari fare figli non è quello che devo fare, voglio Infatti, fare, non è giusto, poi magari dopo non le ha persone senso. stanno male anche fisicamente, psicologicamente, perché fanno delle robe che non appartengono a loro, no? Poi È mettono un anche. non mettersi in gioco. La Mm. schiavitù è il non Esattamente. mettersi in Sì. gioco. Mm. La fede è un non mettersi in gioco. Sì. Mettetevi in gioco, certo, è più dura. E beh, Bisogna avere le palle. di avere certo, Bisogna assolutamente. avere le Bisogna, palle. bisogna andare Noi a ha le palle. vedersi, bisogna mettere in discussione se stessi, bisogna fare un sacco di cose, però. Bene, messaggi direttamente alla PS, perché questa è una sessione assurda e quindi deve essere diversa dal solito. Mhm. Messaggi alla PS di Andrea. Hai le palle? Allora, aspetta, perché sono tornati, che palle. Mm. Dice, io ho tutto, ma mm, in questo momento stavo sperimentando altri tipi di emozioni, Mm. ha detto. Sei schiava? No, Invece sì. infatti. Guarda come sei schiava. Ok, dice, in effetti tipo la parte fisica, no? Proprio sulla parte fisica lo vede di più, adesso lo percepisce di più. Le Ma- scosse Sì. in testa. Mm, mm, mm. Adesso lo vede. No, lo vedeva anche, cioè, a me il fatto che tu hai detto schiava e il fatto che lei voleva reagiva a queste scosse, infatti Andrea sentiva i dolori, ok, perché era Mhm, la reazione della PS, ha messo insieme la parola schiavo con questa cosa. mhm. È come se in questo momento le avessimo fatto fare un passo più veloce sull'esperienza. Andiamo con la PS di Andrea al giorno, all'età, sì, più o meno all'età, in cui Andrea, che è un musicista, suonava perfettamente felice e perfettamente contento di quello che faceva. Mhm. Quanti anni ha Andrea? Beh, non è tanti anni fa, vedo 4 anni fa, vedo 4 anni fa, un momento in cui lui stava suonando Mhm. Tu da suoni solo, lo la vedo da solo. chitarra elettrica, no? No, no, chitarra classica, è anche elettrica, anche elettrica. Ma se ne 6, 5, no, 6. Bella quella rossa. Mhm. Vedo proprio che era lì da solo, che stava suonando ed è entrato completamente in questa energia perfetta. Io direi che è l'energia perfetta quella, dove lui riusciva ad andare. Quindi con quelle sono riusciti a beccare proprio il momento perfetto, ok, ma avendo ancora le entità mentali, perché sennò non riuscirebbero a un certo punto, però sono riusciti tramite le entità mentali a prendere il momento perfetto quando c'è stato il lockdown in cui sua vibrazione si è abbassata a tal punto che loro sono riusciti ad interferirlo e quindi Chi da l'ha lì. abbassata? La situazione, la Sì, televisione, un vicino, la mamma? sì, eh, un C'è pezzo il alla volta, virus. nel senso,
Ma Scommetto che la mamma è terrorizzata dal virus, vero? Immagino, sì. eh, no, lui più che il virus, è proprio il Non fatto c'è. di non poter uscire, no? Questa cosa la prima, quindi si sono abbassate le vibrazioni. Cioè, diciamo, il suo meccanismo per stare felice era stato interrotto tutto d'un colpo, ok? E lì si sono abbassate le vibrazioni. E poi leggendo, sentendo le notizie, vedendo cosa dicevano, e Simone diceva va così, sono sempre state giù e gli si sono abbassate e lì sono riusciti a interferirlo. Cosa sta suonando in quel momento in cui è in perfetta sintonia con la musica? Stava suonando la chitarra classica, un Un pezzo suo? Un pezzo di qualcuno? pezzo di qualcuno. eh, Vabbè, mm. ma un pezzo Cioè, non rock, un so chi. No, pezzo... no, No, infatti, no, 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 non rock, non era neanche classico, era, eh, non so come si chiamano, però. ne approfitto per dire una cosa. Sì. Le domande che io faccio a volte possono avere delle risposte che hanno un attendimento. Non so, suonava Michelle dei Beatles, no? E Andrea sa perfettamente che non l'ha mai suonata perché i Beatles non li sopporta. Allora, il concetto non è bisogna azzeccarci, quindi va bene, siamo attendibili, non ci azzecchi, non sei attendibile. Il concetto a volte è da interpretare. Mm, mm, mm. Michelle, boh, è una ballata, ok, stava suonando una ballata. Eh, Questo è il senso. Oppure effettivamente un gruppo, ma se lui non ama per esempio i Beatles, quel gruppo non è attendibile, quindi bisogna trovare una nuova chiave di interpretazione. La mm, visione c'è, ormai è che è dimostrato, non c'è bisogno di dimostrarlo tutti i giorni, ma a volte voi vedete per esempio delle vite, delle età che appartengono a delle linee parallele diverse, non tornano i conti, la zia non era bionda, ma se si presenta bionda ma non era bionda per c'è un dire, motivo per cui c'è un si... motivo, Eh, il capello giallo magari è... voleva essere bionda e non l'ha potuto fare in vita, che ne so, Oppure figurati. un'altra vita lei era bionda e lì è Esatto, riuscita a fare quello che voleva. esatto. Poi a volte ci sono le Mm, corrispondenze paro paro. mm, 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 Quindi il mm. nonno era falegname, si presenta con dei giocattoli di legno in mano e nessuno sa perché, noi non sappiamo perché, ma la persona lo sa molto bene perché il nonno era falegname e faceva giocattoli, oppure faceva oggetti di legno. Magari non erano giocattoli, ma in quel caso, per esempio, il giocattolo è il gioco, il ludico, no? Quindi questo per me era un lavoro gioco. Mm, mm, Eccola mm, qua. mm. Va bene. Quindi ancora lì, Yahweh? Non ci vuole spiegare niente? No, anzi, sta lì perché l'abbiamo chiamato. Vuole andare? Mm. Non ci vuole dire un qualche insegnamento, noi che siamo dei miscredenti e non abbiamo la fede, E dice, quindi non tanto lo abbiamo... sai già, hai già provato l'altra volta, ho provato già l'altra volta a prenderti in giro, io so che non posso, basta. Ci sta quasi alterando perché tanto Oh, sa che... oh. Quindi siccome lui mette i collari ai vari cani fedeli che ha intorno, perché perdonatemi, se uno è fedele è quindi schiavo, se sei schiavo la paragone con il cane che poverino deve avere il collare, se no scappa e se ne va lontano dal suo capobranco, ci sta. Perché non lo mettiamo a lui un bel collare una volta tanto? Perché non lo fanno i suoi fedeli che si sono in questo momento adesso un po' svegliati? Perché non lo fa Andrea? Fagli creare un Mm? collare di Ad Eternum, il braccialetto di prima. 8 Ad Eternum, Mhm. infinitum, 8, lo giriamo, 8 Ad Eternum a collare e glielo mette direttamente a Yahweh. Dimmi se lo fa, Mhm. Sì, sì. ora, non alla fine. No, no, adesso l'ho fatto e gliel'ho messo. Mhm. E che succede? Praticamente si dissolve, no? Quindi sta diminuendo sempre di più. Yahweh Mhm. sta diventando sempre più piccolo. Andiamo al cluster. Mhm.
Cosa c'è? Sono dei contenitori più o meno sferici, aperti sopra, tipo dei vasi di terracotta sferici. E ogni vaso è una vita. Eh, e ci sono... E dentro ci sono tipo... Sai tipo il messaggino che c'era nei biscotti dei ristoranti cinesi? Mhm. Quel fogliettino. Biscotto della fortuna. Ecco. E ogni Porta di fogliettino un che c'è... male. Mm? Porta un male Sì, quello. appunto, Madonna. Ah, comunque, tutti dei fogliettini e su ogni fogliettino c'è un contratto praticamente, quindi nelle vite varie ci sono vari fogliettini corrispondenti ai contratti. Quanti sono questi contratti? 915. Ok, cosa ne vuole fare? Sta aprendo il portale definitivo. Ok, illuminiamo quelli collegati alla schiavitù. Quindi la schiavitù per il sultano, la schiavitù per le Mhm. religioni, la schiavitù per Yahweh. E quelle per Yahweh sono rosse. Quanti sono quelli di schiavitù su 900 rotti e quanti sono quelli con Yahweh? Uno sicuro. Sì, allora, schiavitù sono 18. 6, vabbè. Ok, quelle sono le prime, le 18 con dentro le 6 che butta nel portale definitivo, se Ok. vuole farlo. Mhm. Fatta. Prima ho buttato quelle con Yahweh. Ok, le altre. Ok. Adesso sta buttando tutto il resto. Ok, lui sa fare un ad eternum ormai, lo lascia lì Sì. a illuminare la sua stanza, diciamo. Mhm. Mhm. Fatto? Sì. Avatar. Sono curioso di sapere come lo vedi. Vedo 3 spicchi. Allora, Mm. vedo 2 spicchi, uno così, uno un po' più su e uno di qua. Così. Via tutto. Ok, ho chiuso il portale d'Eternum e ho messo la d'Eternum lì al posto dell'avatar. Ok, con queste nuove condizioni Mm? ci sono le entità mentali Tintac e proposta. No, L'impianto mentale c'è. no, Connessione con entità mentale di qualunque tipo, specialmente quella della religione fede. no, La mantide 3DL no, e quell'impianto eterico che non ricordo, al plesso. no, Moloch, Yahweh, no, no, Geova, no, Bibbie, no, Abduction. no, C'erano cloni, ci sono cloni? no. Ok. 5 nuovi ad eternum. Andrea deve metterseli un po' in giro. Il primo nella parte subliminale, corpo subliminale. Mhm. Fatto? Sì, Corpo eterico, dove lo mette? qua. Ah, dove c'è la gola?
corpo mentale, Mezzo, proprio in mezzo. alla testa, Sì. emozionale, Allora, c'era tipo tutte le sue emozioni che in questo momento erano molto forti, quelle a vibrazione bassa, facevano tipo un vortice nell'addome, ok? E lui l'ha messo lì, dove c'era prima questo vortice. mhm. Mhm. Corpo fisico e Sulla basta. spalla destra. Emozionale, mentale, subliminale, eterico, Sì, li fisico. abbiamo fatti tutti. Spalla destra perché? Tu, Andrea, C'era una suoni parte che era con la destra? infiammata, dice. Ok. È perché lui suona con la destra? Perché lui è destrorso? Era un po' infiammata, quindi Vabbè. sì, L'ha messo lì per guarire. per partire da lì, sì, Mi fare. sembra di capire che stia dicendo, sì, sta dicendo che era infiammata, sta alzando il Ecco. braccio così, Mm. perché poi appunto sarà censurato. Bene, ottimo. C'era tanto bisogno della Bibbia di Yahweh? Non credo. Ce lo dice con il messaggio finale, la sua parte subliminale. Attenzione, chiediamo alla parte subliminale un messaggio propositivo. Mm. Bene, la musica, Sì, poi che altro? eh, deve andare fuori all'aperto, deve andare, dice, contatto con l'acqua all'aperto, nei boschi, dice a correre, però non so se lui corre, comunque deve riprendere un allenamento di questo tipo proprio in questo momento è necessaria questa cosa per riattivare tutto e ehm, con la musica, la PS dice che potrebbe fare un lavoro, magari non per lavoro, non lo so, però in questo momento fare un qualcosa di creativo con gli altri, con altre persone. Ehm, La band? no, 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 no. Lui che trasmette la sua musica ad altri. Io non ricordo il lavoro di Andrea, può diventare un lavoro? Delle lezioni online di chitarra? No, di persona, Mhm. assolutamente di persona. Eh, sì, lui riuscirebbe a insegnare la musica alle persone. Vedo questi gruppi, no? Tipo, allora l'immagine che ho è lui all'aperto in un parco, ok? Che con 4-5 persone, sono adulti, a cui insegna a suonare la chitarra, ma è come se gli passasse l'emozione della musica mentre lo insegna, cioè mm, è quella il, La passione. il top proprio, cioè al massimo della sua energia, forza e felicità e serenità lo vedo in questa situazione così, quello è il top. Mhm. Ok. Ehm, sostituiamo quindi passione con fede, libertà con schiavitù. Mhm. Sì, sì, infatti, assolutamente, esattamente, cioè, eh, sì, perché allora è come se quando uno si sente disperato cerca all'esterno e arrivano questi meccanismi, no? Ti do sollievo ma ti blocco, Mhm. diciamo in generale, ok? Invece è proprio quando si è disperati, invece bisogna proprio uscire e seguire le proprie passioni, seguirle liberamente, cioè proprio libertà, è come se, vedo, è come se mm, tutta la Matrix intorno si potesse cancellare, cioè la puoi cancellare, non deve esistere per forza così. Fai tu, cioè quello che tu sei, esprimi, e quella è la realtà.
Certo, ci vuole un atto di coraggio, Sì, bisogna ripartire da certo. zero, Sì, bisogna proprio mettersi lì e muoversi. dire mi metto in gioco. Mh. Non faccio quello che mi dicono di fare, lo faccio perché lo faccio io. Mh-mh. Sì, Andrea lo vuole fare? sì. Frequenza finale, 25 miliardi, percentuale di consapevolezza, 176, PSPE, 53, 47, ottimo. Vite precedenti, 615, cervello. 9. Ok, l'entità mentale collettiva della religione che fine ha fatto? Allora la vedo ridotta tantissimo. Prima tu la metti in proporzione, prima era così, adesso è così. Ok, non stiamo preparando il terreno a una nuova religione mondiale, eh? Mi raccomando, io qua devo pensare a tutti i commenti che tireranno fuori, Ah, no, poi Madonna mia, ma va. religione di qualunque tipo, No, schiavitù. via. È il senso proprio della cosa, no? Ok, Mm, 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 mm. chiudiamo con io sono libero, io non sono schiavo. Io sono libera e io non sono schiava. Pronta a tornare? Mhm. Disconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo.